Cavallo pazzo, un nome che è una leggenda, perché rappresenta l'irriducibile resistenza di un popolo contro ogni speranza, contro ogni possibilità di opporsi all'inevitabile, perché non viene mai sconfitto, né ferito, né catturato in battaglia, perché è l'ultimo della sua nazione, i Sioux, ad arrendersi all'uomo bianco, perché l'uomo bianco ha paura di lui a tal punto da ucciderlo con l'inganno, quando ormai non ha più alcuna possibilità di combattere. Ma non c'è solo questo. Il suo valore, il suo carisma provocano invidia tra i capi della sua stessa gente che temono per il loro potere e che in qualche modo sono corresponsabili della sua morte. Perché bisogna sfatare il mito che vede tutti i nativi americani buoni e tutti i bianchi cattivi. Mito nato dopo aver capito che quello dei nativi è stato un genocidio perpetrato in tutta coscienza. Ma anche tra i nativi, come in tutti i popoli, uomini e donne amano, lottano, uccidono e tradiscono. Tradiscono per invidia, per rancore, per salvarsi e a volte tradiscono se stessi. Cavallo pazzo invece non tradisce mai se stesso e per questo forse diventa quella leggenda che è giunta fino a noi. Questa è la sua storia. Ma prima di raccontarvela vi ricordo che qua sotto ci sono i tasti giusti per consentire a noi di Vanilla di continuare a raccontarvi tutte le storie, anche quelle dimenticate. E ora cominciamo. La nazione Sioux abita gli spazi sconfinati delle grandi pianure del Nord America, divisi in molti gruppi che occupano zone distinte di quel territorio. Nella parte più occidentale vivono i Lakota, noti anche come Teton Sioux, che sono divisi in 7 gruppi: Sichangu, Oglala, Itazipco, Unkpapa, Minikoju, Siasapa o Enompa. Sono nomi difficili da ricordare, ma che bisogna per forza citare perché ognuno di questi popoli ha il suo ruolo nelle guerre indiane. I Lakota, abilissimi cavalieri e cacciatori, sono i tipici indiani, come li chiamavano all'epoca i coloni che arrivavano lì, poi rappresentati anche nel mondo del cinema. Quelli che sanno cavalcare riparati dal fianco del cavallo e contemporaneamente usare arco e frecce. Quelli che compaiono dal nulla sull'alto di un costone roccioso, schierati in fila con le teste adorne di piume. Un'immagine terrificante per le carovane di coloni che attraversano i loro territori. I coloni li considerano selvaggi, urlanti e sanguinari e sono del tutto all'oscuro della grande spiritualità che caratterizza tutti gli aspetti della vita di queste tribù. Attenzione, una spiritualità che non coincide con un credo religioso, ma è proprio un modo di vivere in connessione con l'intero universo. Cavallo pazzo, Tashunka Witko in lingua Lakota, è l'incarnazione di questo modo di vivere. Non è solo il guerriero che terrorizza i bianchi, è proprio una guida spirituale, una sorta di profeta che non ha mai abbandonato il suo popolo e anche ancora oggi vive, per chi ci crede, nella prateria del nord. Ma per raccontare la storia di Cavallo pazzo bisogna andare indietro nel tempo, a qualche decennio prima della sua nascita. Nel 1804 una spedizione del governo statunitense arriva sulle coste del Pacifico via terra. All'epoca, nelle grandi pianure, vivono circa 1 milione di nativi e 50 milioni di bisonti. Meno di 100 anni dopo si contano 237.000 nativi e appena 1.000, sì proprio 1.000, bisonti. Nel 1804 per la prima volta Sioux e uomini bianchi si incontrano senza che succeda niente, nonostante una buona dose di diffidenza da ambo le parti. I nativi non sono preoccupati da quegli uomini che evidentemente non sono abituati a muoversi nella difficile realtà della prateria. Dall'altra parte i bianchi liquidano i nativi come gente primitiva e quindi non pericolosa. Negli anni che seguono c'è qualche scontro, ma niente di preoccupante, né per gli uni né per gli altri. Le cose peggiorano nel 1842, quando 100 carovane partono da Independence, oggi nello stato del Missouri, alla volta dell'Oregon e tracciano per la prima volta quella che poi prenderà il nome appunto di Sentiero dell'Oregon. Quel sentiero attraversa giusto il territorio dei Lakota, una prateria inospitale per i pionieri, ma che per i nativi è casa. E insomma, tutti quei pionieri sono ospiti indesiderati e così partono le prime razzie contro i carri e inizia a scorrere il sangue. Ma la conquista dell'Ovest non può fermarsi per quei selvaggi pelle rossa e così il governo centrale spedisce qualche reggimento di cavalleria e inizia a costruire i famosi fortini, semplici baracche di legno protette da una barriera di pali appuntiti. Il più famoso fra questi avamposti è Fort Laramie, di fatto al centro di tutti gli eventi delle guerre indiane.
Intanto, in un anno imprecisato fra il 1840 e il 1845, nasce Cavallo Pazzo. Suo padre, che si chiama anche lui Cavallo Pazzo, è della tribù degli Oglala, mentre la madre è una mini Koju, sorella del capo, coda chiazzata. Il bambino, che viene chiamato Chan Hoan tra gli alberi, ha caratteristiche fisiche poco comuni tra i Lakota. I suoi capelli sono castani e non neri, e per giunta ricci, tanto che la madre gli dà il soprannome di Ricciuto. Crescendo raggiunge appena 1,70 m d'altezza, che è poco in confronto alla media dei Sioux. Ricciuto viene al mondo in un luogo sacro, la Pahasapa, le colline nere chiamate dai coloni con lo stesso nome, Black Hills. Le colline nere sono una piccola catena montuosa che si alza sulla prateria davanti alle montagne rocciose, ma per i Lakota Sioux sono molto, molto di più. Lì c'è la casa di Wakantanka, il grande spirito, in sostanza il creatore. La madre di Ricciuto muore quando lui è ancora piccolo e il padre sposa la sorella minore della moglie. L'infanzia del bambino trascorre seguendo il ritmo della vita della tribù, che prevede frequenti spostamenti per la caccia o per la guerra con le altre tribù nemiche, in particolare i corvi. L'educazione dei bambini Lakota è semplice: grande esercizio fisico, che significa anche imparare a cavalcare e a saper usare l'arco fin da piccoli, e molto tempo trascorso in solitudine per pregare e prepararsi alla visione. La visione è una specie di stato di trance cercato dai giovani Lakota per trovare la loro strada, per sapere quale cammino percorrere nella vita. Prima di diventare un bravo guerriero, un Lakota deve diventare un bravo cacciatore, perché la sussistenza delle tribù si basa sulla caccia al bisonte. I bisonti si spostano in enormi mandrie nelle praterie, in un'area immensa tra il Texas e il Canada, e non è così facile incrociare una mandria, ma Ricciuto riesce a individuarne una a giorni di cammino solo appoggiando l'orecchio sul terreno. Ma purtroppo il tempo delle epiche cacce al bisonte sta per finire e il futuro è fatto di guerra. Nel 1851 a Fort Laramie il governo degli Stati Uniti e i Lakota stipulano un trattato che deve garantire sicurezza alle carovane di pionieri lungo il sentiero dell'Oregon. Il grande padre bianco, il presidente degli Stati Uniti, offre $50.000 all'anno, oltre a viveri e coperte, in cambio del diritto di transito dei carri dei coloni. La parte più importante del trattato riguarda la garanzia sulla sovranità dei Lakota sul loro territorio, fino a quando l'erba crescerà e l'acqua scorrerà, e dunque per sempre. Il trattato sembra soddisfare tutti, anche se qualche tribù Lakota non è proprio convinta. In realtà firma per tutti il capo dei Sichangu, orso che conquista, che però non ha autorità su tutti i Lakota, come finge di pensare la delegazione governativa. Comunque sia, alla fine quel trattato viene rispettato, fino al 1854, quando un incidente banale provoca un disastro che darà inizio alla prima guerra Sioux. Nel mese di agosto una mucca imbizzarrita si allontana dalla carovana di mormoni che sta percorrendo il sentiero dell'Oregon, quando è nelle vicinanze di Fort Laramie. L'animale finisce in un accampamento dei Lakota Sicangu e provoca un sacco di guai. Un certo Fronte Alta, che però è un mini Koju, spara alla mucca, che viene subito cucinata perché niente di commestibile può andare sprecato. Il proprietario della mucca, che non ottiene soddisfazione dagli indiani, si precipita a Fort Laramie, dove chiede giustizia. Vuole un risarcimento e vuole che il colpevole sia punito come si deve, cioè arrestato. Al forte ci sono appena un centinaio di soldati, perché quella non è una frontiera pericolosa e lì fuori ci sono accampati almeno 4.000 nativi. Di fronte alle accanite rimostranze del mormone, che rifiuta sdegnosamente una bottiglia di whisky in cambio della mucca, il comandante è costretto a mandare una trentina di soldati muniti di un cannone per risolvere la questione. Li comanda un novellino appena uscito da West Point. È il tenente John Grattan, che rifiuta tutte le offerte di risarcimento di orso che conquista, lo stesso capo che aveva firmato il trattato. Lui vuole che gli sia consegnato Fronte Alta e non sente ragioni. Non capisce che Fronte Alta è un ospite e che quindi orso che conquista non ha autorità su di lui. Tutte scuse, dice Grattan, e intanto non si rende conto che i selvaggi si stanno innervosendo e che sono tanto più numerosi del suo sparuto gruppetto di soldati.
Il capo indiano si spazientisce e minaccia di usare le sue migliaia di frecce, ma Grattan è convinto della sua superiorità e ordina di sparare con il cannone. Orso che conquista cade in un lago di sangue e la vendetta dei Lakota è feroce. Grattan e i suoi soldati vengono tutti uccisi. Per colpa di una mucca inizia una guerra che durerà 20 anni e che segnerà la fine dei Sioux. Ricciuto assiste alla morte di Orso che conquista e si isola sempre più spesso alla ricerca della sua visione, che finalmente arriva dopo 2 giorni che passa senza dormire e mangiare, straziandosi su pietre appuntite. Vede un guerriero che ha una sola penna di falco fra i capelli, il disegno del fulmine sulla guancia e segni bianchi, come chicchi di grandine, sul corpo. Quel guerriero cavalca contro i nemici, ma nessuna pallottola può ferirlo. Alce Nero, sciamano Sioux, poi dirà che era stata quella visione a dare un grande potere a Cavallo Pazzo, che non viene mai ferito in battaglia e mai da un uomo bianco. C'è poi la parte finale della visione, dove il guerriero viene trascinato giù dal cavallo dalla sua stessa gente, che trova la sua spiegazione solo quando Cavallo Pazzo muore. All'incirca un anno dopo l'incidente della mucca, a Fort Laramie ci sono 1300 soldati e soprattutto c'è un comandante che non vede l'ora di vendicare il massacro di Grattan. È William Harney, detto il macellaio, che organizza una spedizione di 600 uomini contro un accampamento di Sicangu, fermi vicino al Blue Water Creek, il torrente dell'acqua azzurra. È un massacro dove muoiono 86 nativi, metà dei quali sono donne e bambini. Leggere il resoconto fatto da uno degli ufficiali presenti fa accapponare la pelle, ma è sufficiente riportare la sua conclusione. Quegli uomini non erano più dei soldati, erano diventati come cani idrofobi. Questo massacro segna uno spartiacque nella storia dei rapporti fra bianchi e nativi. È la prima volta che un accampamento di pacifici nativi viene attaccato senza nessun motivo dall'esercito, al solo scopo di sterminarli tutti. Come scrive Guglielmo Zucconi, gli spiriti non dimenticano, era cominciata la soluzione finale del problema indiano. Harney non sa che in quell'accampamento, ospite dello zio materno, c'è Cavallo Pazzo che ha circa 12 anni. Nelle ore del massacro è fuori a caccia e quando torna non vede altro che tende bruciate e corpi, tanti corpi mutilati in modo atroce. Mentre fugge inorridito da quello spettacolo, trova una ragazza donna gialla scampata al massacro per puro caso. Mentre era poco lontana dal villaggio, si era dovuta fermare per partorire. Cavallo Pazzo riesce a raggiungere i superstiti Sicangu in fuga e rimane con loro. Il colonnello Harney pretende che i 3 capi Sicangu si consegnino a Fort Laramie perché, dice, hanno attaccato per primi all'acqua azzurra. Cavallo Pazzo li accompagna e li vede mettere in catene. È lì che decide meglio morire in battaglia che finire così. Si può dire che in quel momento muore il ragazzo chiamato Ricciuto e nasce il guerriero che nessun bianco riuscirà mai a sconfiggere. Harney, che per la sua carneficina viene promosso generale, ordina che tutti i capi Lakota raggiungano Fort Pierre, a nord di Fort Laramie, entro il mese di marzo del 1856. Le tribù sono provate dal lunghissimo e gelido inverno. I viveri promessi dal grande padre bianco non sono arrivati e non hanno praticamente scelta. Anche perché le mandrie di bisonti si fanno sempre più rare e difficili da trovare. Anche loro patiscono l'ininterrotto flusso delle carovane sul sentiero dell'Oregon che ha spezzato in 2 i loro pascoli. Harney convoca i capi per dettare regole senza condizioni. Nessuna azione ostile deve avvenire contro gli uomini bianchi, in nessuna parte del territorio indiano e non solo sul sentiero dell'Oregon. Nessuna opposizione all'apertura di altri sentieri che avrebbero diviso la prateria da nord a sud. Solo chi rispetta questi patti ha diritto a ricevere sussidi dal governo. Ma come? Il trattato del 1851 dice altro, protestano i capi. Beh, ieri era ieri, oggi è oggi, conclude Harney. La trattativa finisce così e i Lakota sono costretti ad accettare quelle condizioni. Condizioni che in sostanza concedono agli indiani quello che era già stato promesso nel 1851 e si prendono spazi territoriali extra, a gratis, come diremmo oggi. Ricciuto assiste a quell'umiliazione, ma non può fare nulla perché ha solo una quindicina d'anni. Ma a schiena alta il suo istruttore, che cerca di calmarlo, dice: «Il cane che lecca una mano non vede il coltello nascosto nell'altra».
decide di abbandonare i Lakota e va a vivere con i Cheyenne, che sono alleati dei Lakota e piuttosto che trattare con i bianchi hanno preferito spostarsi verso sud. Nell'estate del 1856 Ricciuto va all'accampamento Cheyenne di Pentola Nera, dove ritrova la donna che aveva salvato all'Acqua Azzurra. Passa lì un anno e conosce l'amore proprio grazie a Donna Gialla, rimasta vedova, con quel bambino nato durante la battaglia. Alla fine di luglio del 1857 le sentinelle avvistano una colonna di soldati che si avvicina al villaggio. Nonostante siano preparati, i guerrieri Cheyenne vengono travolti dalla cavalleria perché non si aspettano una carica con le sciabole. I soldati inseguono donne e bambini mentre scappano e alla fine dal villaggio di Pentola Nera non rimane nulla. Donna Gialla, che si salva, esorta Ricciuto a tornare dai suoi Oglala. Lui le dà ascolto e torna dalla sua gente, accampata sotto le colline nere, in un grande raduno di tutte le tribù. Racconta quanto accaduto al villaggio Cheyenne e ricorda la morte del Pacifico, orso che conquista, e la strage all'Acqua Azzurra, e dice che non si può credere alla parola dei bianchi, arrivati solo per portar via la loro terra. Bisogna combattere, ma per vincere occorre essere uniti. È incredibile immaginare che un quindicenne abbia avuto il coraggio di fare un discorso del genere, che implicitamente mette sotto accusa le scelte dei capi tribù. Ma non solo, mette in discussione il modo di fare guerra dei Sioux, che è molto individualista e non prevede alleanze. E invece tutti gli anziani guerrieri leggendari come Toro Seduto e Nuvola Rossa riflettono su quel discorso e lo fanno proprio. Il padre di Ricciuto capisce che suo figlio è diventato un uomo e compie con lui il rito della purificazione. Gli dice che un Lakota deve avere 4 virtù: coraggio, forza di carattere, generosità e saggezza. Solo attraverso queste virtù si può arrivare alla visione. A quel punto Ricciuto confessa al padre di aver già avuto la sua visione. Lui è perplesso perché servono lunghi anni di preparazione spirituale per arrivare a quell'esperienza unica. Alla fine però, dopo aver ascoltato il suo racconto, il padre riesce a interpretare la visione del figlio. Il suo destino è quello di diventare un grande guerriero, che però non deve mai e poi mai prendere qualcosa per sé dal campo di battaglia. Se sarai fedele alla visione, nessun nemico potrà mai ucciderti, conclude. Non gli svela però il significato dell'ultima parte della visione, che lui invece ha compreso. L'inverno fra il 1857 e il 1858 è durissimo. Molti vecchi si allontanano dagli accampamenti per andare a morire in solitudine. Molti neonati non sopravvivono, i cavalli sono pelle e ossa e tutti i Lakota sono ridotti alla fame. Di mandrie e di bisonti nemmeno l'ombra. Poi qualche esploratore le vede al di là delle colline nere, vicino ai monti Bighorn. Peccato che quello sia il territorio dei Corvi, Arapaho e Shoshone, nemici dei Lakota, e questo significa guerra. L'alternativa è quella di vivere nelle riserve vicino ai forti, ma la corruzione degli agenti governativi che si arricchiscono alle spalle dei nativi, rubando i beni destinati a loro, li spinge a non avvicinarsi. Alla fine i Lakota si scontrano con gli Arapaho e Ricciuto si lancia al galoppo contro i nemici che fanno piovere delle frecce. Ma lui non viene nemmeno sfiorato come predetto dalla sua visione, è invulnerabile e il suo slancio fa vincere i guerrieri Lakota. Quando prova a scotennare un nemico caduto, una freccia lo colpisce a una gamba e allora si ricorda: lui non può prendere niente dal campo di battaglia, nemmeno uno scalpo. Il giorno dopo suo padre, davanti a tutto il villaggio, fa un discorso. Suo figlio, da quel momento in poi, prenderà il suo nome, Cavallo Pazzo. In quei mesi Cavallo Pazzo si innamora di una ragazza, ma teme che l'amore lo allontani dal suo compito, che è quello di combattere per il suo popolo. Lei, donna del bisonte nero, gli fa gli occhi dolci e respinge molti pretendenti. Gli amici dicono a Cavallo Pazzo che la ragazza non aspetta altro che la sua proposta di matrimonio, ma lui non si decide, anche perché lei è di sangue nobile e c'è il nipote del grande capo Nuvola Rossa, Senz'Acqua, che la vuole in moglie. Nella primavera del 1862 Cavallo Pazzo parte per una spedizione contro i Corvi, guidata da Nuvola Rossa. I Corvi godono della protezione dei soldati statunitensi, che in quegli ultimi anni, però, sono quasi scomparsi, e per un buon motivo. Al di là del Mississippi infuria la guerra civile. Alla spedizione partecipa anche Senz'Acqua, che dopo un giorno di marcia torna indietro perché, dice, ha mal di denti. Alla fine i Lakota vincono,
e ancora una volta Cavallo Pazzo si dimostra spericolato, convinto com'è della sua invulnerabilità. La banda, che riporta un gran bottino, è rimasta lontana dal villaggio per 2 mesi. Adesso Cavallo Pazzo è deciso a chiedere in sposa la donna che ama, ma la trova già sposata con Senz'Acqua, che aveva finto quel mal di denti per tornare indietro da lei. Lui, Cavallo Pazzo, rimane chiuso nella tenda per 3 giorni e 3 notti, senza bere e mangiare, e poi lascia il villaggio e scompare. Scompare per mesi e forse cerca pace nelle sue colline nere. In questo drammatico scenario di guerra e morte, vale la pena raccontare di una strana amicizia che nasce tra Cavallo Pazzo e un tenente della cavalleria degli Stati Uniti, Caspar Collins. L'ufficiale si avventura da solo nella prateria e stranamente fa di tutto per farsi notare. Quando si trova davanti 3 guerrieri Oglala, dipinti con i colori di guerra e armati, non fa una piega, anzi sorride. Sorride e con i palmi delle mani bene in vista ripete solo Tashunka Witko, Tashunka Witko. I 3, che sono naturalmente sbalorditi, portano il tenente alla tenda di Cavallo Pazzo. Collins è il primo uomo bianco che vede quel guerriero indomabile ed è forse l'unico uomo bianco che riesce a conoscerlo davvero. Perché tra i due nasce una strana amicizia. Strana perché Cavallo Pazzo è un irriducibile nemico dei Visi Pallidi e Collins è un soldato, figlio del colonnello che ha preso il comando di Fort Laramie. Collins rimane fra i Lakota per un anno intero, ospite nel TP di Cavallo Pazzo e dei suoi genitori. Il soldato bianco impara i segreti di caccia dei Lakota e si addentra nel loro mondo spirituale. Lui invece racconta di quella strana guerra che aveva allontanato per poco i soldati in giacca blu e parla di nuove e micidiali armi che presto le tribù avrebbero imparato a conoscere. Ha una qualità, quell'uomo che i Lakota chiamano piccolo capo bianco, piace a tutti perché era venuto a ridere con noi, non di noi, come facevano gli altri uomini bianchi. Dopo un anno i 2 amici si salutano. Per Collins è tempo di tornare a Fort Laramie. Al suo rientro il padre gli racconta di un'ennesima strage che di fatto rappresenta la pietra tombale su ogni possibile trattativa fra i Visi Pallidi e i Pelle Rossa. A novembre del 1864 il governatore del Colorado, dove vivono i Cheyenne, decide che è ora di dare una lezione a quegli indiani che compiono razzie. Bisogna pacificarli. Mentre nel paese si combatte la guerra civile, nel lontano West i governatori sono praticamente abbandonati a se stessi e così nascono milizie private che devono anche tenere testa ai nativi, infuriati per l'invasione dei loro territori. Sono composte da mercenari, disertori e delinquenti, senza nessuna disciplina. Nel novembre del 1864 un certo John Chivington, pastore metodista promosso a colonnello del 3° reggimento dei volontari del Colorado, pensa bene di dimostrare il suo valore attaccando un villaggio indiano di Cheyenne e Arapaho accampati vicino al fiume Sand Creek. È un massacro che ancora una volta conta tra le vittime moltissime donne e bambini orrendamente mutilati. Il capo di quel villaggio era Pentola Nera, che si era attenuto a un trattato firmato da pochi mesi e che quindi non si era preoccupato alla vista di quel contingente perché si considerava amico dei bianchi. Esce dal suo tipì sventolando la bandiera degli Stati Uniti, simbolo di quel trattato di pace. Pentola Nera non muore, ma vede cadere una 50ina dei suoi guerrieri e qualcosa come 170 persone fra donne, bambini e vecchi. Tra le tante vittime c'è Donna Gialla, scampata a 2 massacri, che non sopravvive al 3°. Dopo essersi vantato di quella vittoria per mesi, alla fine Chivington finisce alla corte marziale, ma il massacro del Sand Creek non viene comunque punito. Le distanze sono enormi, ma la notizia di quello scempio arriva ai Lakota e a Fort Laramie, mentre le carovane di bianche si fanno sempre più numerose e i binari del Sentiero di Ferro, la ferrovia, avanzano. Non c'è più tempo, i guerrieri devono scendere sul sentiero di guerra. Scorribande e violenze si moltiplicano lungo il sentiero dell'Oregon, con poca risposta da parte dell'esercito, ancora impegnato nella guerra civile. Ai Sioux sembra di aver vinto, ma è solo un'illusione. Quando a Fort Laramie arriva un veterano della guerra civile appena conclusa, le cose cambiano. È il colonnello Thomas Moonlight che fa subito vedere di che pasta è fatto, quando fa impiccare 2 capi degli Oglala arrivati a Fort Laramie per consegnare una donna rapita dai Cheyenne.
La donna stessa si ribella a quell'esecuzione, ma non c'è niente da fare, il colonnello è irremovibile. D'altronde era partito promettendo: vado io a mettere a posto i Pelle Rossa. Attorno a Fort Laramie ci sono migliaia di Sioux che hanno accettato le condizioni dei bianchi, ovvero deporre le armi e fare a meno dei loro cavalli. Loro non vogliono più sentire parlare di quella resistenza portata avanti dai Pelle Rossa ostili come Cavallo Pazzo, che ancora vivono nella prateria. Moonlight ordina di trasferire tutti gli indiani amici in un altro luogo a circa 600 km di distanza. In pratica una deportazione. Quando Cavallo Pazzo lo viene a sapere, decide di agire, convinto che ormai anche i Sioux sottomessi siano pronti a riprendere le armi. Organizza un'imboscata e uccide quasi tutti i soldati che scortano i deportati. Quella vittoria infonde coraggio alle tribù delle Grandi Pianure, che nel mese di luglio del 1865 si ritrovano tutte per un gran consiglio. C'è anche Toro Seduto, arrivato dal Canada. E c'è naturalmente Cavallo Pazzo, che non è un capo, ma un guerriero preceduto dalla sua leggenda. Lì si decide una grande spedizione, a cui partecipano almeno 3.000 guerrieri, per distruggere i forti lungo il sentiero dell'Oregon. Durante l'attacco al forte sul fiume Platte, Cavallo Pazzo e il suo vecchio amico Collins si ritrovano di fronte da nemici. Cavallo Pazzo urla ai suoi guerrieri: non uccidetelo, non uccidetelo! Ma un colpo di fucile fa imbizzarrire il cavallo dell'ufficiale, che si lancia al galoppo verso le retrovie dei Sioux, all'oscuro dell'ordine di Cavallo Pazzo. E così una freccia uccide Caspar Collins, l'unico amico bianco di Cavallo Pazzo. La grande spedizione dei Sioux fallisce, anche per la mancanza di disciplina dei guerrieri, poco avvezzi ad agire secondo una strategia comune. Il Gran Consiglio si riunisce di nuovo e vengono nominati 7 capi che hanno il compito di governare tutti i Lakota. Sotto di loro ci sono 6 uomini con la camicia, 6 guerrieri che hanno funzioni di comando. Tra loro c'è Cavallo Pazzo. Intanto i bianchi hanno aperto un nuovo sentiero, il sentiero Bozeman, che attraversa proprio quel territorio che i Lakota avevano conquistato combattendo contro i Corvi e gli Arapaho, quello vicino ai Monti Bighorn. I Lakota sono costretti a difendere un territorio che, secondo il trattato del 1851, sarebbe stato per sempre il loro. E così il governo manda il colonnello Harry Carrington con un battaglione di 700 uomini, con al seguito carri, bestiame, donne e bambini, e persino una banda musicale. L'ufficiale ha il compito di costruire dei forti sul sentiero Bozeman, a tutela dei coloni che devono stabilirsi lì. A dirigere tutta quell'operazione c'è addirittura il generale William Sherman, eroe della guerra civile. Sherman ordina a tutti i capi Lakota di presentarsi a Fort Laramie per trovare un accordo sulla questione del sentiero Bozeman. La trattativa non porta a niente, ma convince tutti i Sioux della necessità di prepararsi a una nuova guerra. Intanto Carrington prosegue la sua marcia lungo il sentiero Bozeman, con i civili al seguito, e una notte si accampa in una radura ai piedi del Bighorn. All'alba si accorge di essere circondato dai Sioux che, dall'alto delle creste che dominano la valle, sono schierati in una fila ininterrotta e ostentano i loro colori di guerra. Il colonnello non tenta nessuna reazione e così si rimette in marcia, sotto gli occhi attenti e immobili di migliaia di guerrieri, per una volta uniti. Sono Lakota, Cheyenne e Arapaho che rimangono in silenzio mentre lasciano andare via la spedizione di Carrington. Però li seguono ben visibili giorno dopo giorno, notte dopo notte, fino a Fort Kearny, che spalanca le porte in un'apparente salvezza. Ma i Pelle Rossa assediano il forte e impediscono ai rifornimenti di arrivare. Nel forte c'è una situazione di stallo e un certo capitano Fetterman scalpita per risolvere la faccenda. Il 21 dicembre del 1866 dal forte escono degli uomini che devono far legna, è una questione di sopravvivenza, anche perché i Pelle Rossa sembrano scomparsi. La squadra conta un centinaio di uomini fra boscaioli e soldati e viene subito attaccata da un gruppetto di 6 guerrieri. 6 guerrieri guidati da Cavallo Pazzo che hanno un piano. Fetterman chiede di guidare un plotone di rinforzo di 80 uomini che esce per dar manforte alla squadra, ma non deve in ogni caso inseguire gli indiani. Ma Cavallo Pazzo e i suoi pochi uomini, quei 5 nativi, provocano Fetterman facendo di proposito indiani scemi, urlando e lanciando frecce a casaccio.
Il capitano però non si decide a caricarli, ma quando crede che quei guerrieri abbiano rinunciato a battersi, non resiste alla tentazione. Li insegue e in una vallata spuntano dal nulla centinaia di guerrieri nativi che rispondono al grido di Cavallo Pazzo: Okahei, all'assalto! Dei soldati non sopravvive nessuno. Tra i Sioux però ci sono molte perdite e così se ne vanno, rinunciando ad attaccare il forte, che sarà abbandonato soltanto un mese dopo. La situazione è ingestibile fra l'autonomia dei comandanti e l'imprevedibilità dei nativi e il governo degli Stati Uniti propone un accordo definitivo alle genti delle grandi pianure. Offre di accoglierli in una riserva che corrisponde all'attuale South Dakota sotto la protezione del governo se avessero deposto le armi. Le tribù che volevano continuare a vivere libere cacciando i bisonti avrebbero avuto un enorme territorio fra il fiume Missouri, le colline nere, le montagne rocciose e il fiume Platte. I capi Sioux, Cheyenne e Arapaho non possono credere alle loro orecchie e chiedono: ma fino a quando? Fino a quando ci saranno bisonti da cacciare, è la risposta. Fidandosi ancora una volta dell'uomo bianco, i capi nativi firmano. Il generale Sherman commenta: vuol dire che dovremo mandare molti cacciatori a sterminare in fretta i bisonti. Cosa che puntualmente avviene. Dopo questo trattato rimangono ostili solo Toro Seduto e Cavallo Pazzo. Anche Nuvola Rossa, che per 3 anni aveva guidato la riscossa dei Lakota, decide di accettare la proposta e cede le armi. Intanto Cavallo Pazzo si abbandona a una tentazione, scappa con l'amore della sua vita, donna del bisonte nero, ma la paga cara. Il marito, senza acqua, li insegue e quando li trova spara in faccia al rivale. Il guerriero invulnerabile viene ferito e paga per aver dimenticato la sua visione. Non muore e nemmeno cerca vendetta, mentre donna del bisonte nero torna con il marito. Per aggiungere dolore al dolore, l'amato fratello di Cavallo Pazzo, Piccolo Falco, viene ucciso da una banda di cacciatori bianchi. Il guerriero ha ormai 30 anni e, per cercare di aiutarlo, gli amici di sempre gli trovano una moglie, una donna della sua età, Scialle Nero. Certo, non è l'amore della sua vita, ma Cavallo Pazzo accetta, e così nasce l'unica figlia del guerriero che morirà qualche anno dopo di tubercolosi. Intanto, nelle colline nere viene trovato l'oro e i bianchi sciamano come cavallette nella sacra casa del Grande Spirito. Il trattato firmato appena 5 anni prima è carta straccia. Il governo americano offre di comprarle per $6 milioni, ma i Lakota non vogliono venderle, quello è il cuore del mio popolo, dice capo Coda Chiazzata. Un'incursione del braccio destro di Cavallo Pazzo, piccolo, grande uomo, con 2000 guerrieri, mette fine alle discussioni. Per impadronirsi delle colline nere, i bianchi hanno solo una strada, la guerra. L'ultima, quella definitiva, come sa bene Cavallo Pazzo. Nel dicembre del 1875 il presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant, ricorre a un ultimatum. Tutti i nativi liberi devono entrare nelle riserve, senza armi e cavalli, entro il 31 gennaio del 1876. Chi non obbedisce è di fatto in guerra contro gli Stati Uniti. Cavallo Pazzo non trattiene chi vuole cedere a quel ricatto, ma lui no, non accetterà mai. A parte pochi, tutti lo seguono nel suo viaggio che porta a nord, da Toro Seduto, l'altro Lakota, irriducibile. A primavera arrivano nelle riserve dei messaggeri mandati dai 2 guerrieri ribelli per incitare tutti a unirsi a loro, come veri Lakota. All'appello rispondono in migliaia, non solo Lakota, ma anche Cheyenne, Piedi Neri, Arapaho, Sioux dell'Est. In quell'estate del 1876 si forma un accampamento enorme di 1500 tipi che accoglie all'incirca 3000 nativi in armi. La rituale e cruenta danza del sole nel mese di giugno porta una visione a Toro Seduto che parla di migliaia di soldati blu che attaccano il loro campo ma muoiono tutti. Dall'altra parte il generale Sheridan, comandante del distretto, organizza una spedizione che deve circondare i Pelle Rossa che non hanno obbedito all'ultimatum. Convergono da 3 lati, da nord-est, da sud e da est. In teoria tutte le colonne dovevano arrivare contemporaneamente dove si pensava ci fosse l'accampamento indiano, ai piedi del Bigorn. Più facile a dirsi che a farsi. Il 25 giugno, intorno a mezzogiorno, un urlo risuona nell'accampamento dei nativi. Soldati blu, soldati blu! Tutti quei guerrieri si fanno sorprendere, ma non perdono la testa.
Inizia così la famosa battaglia di Little Big Horn, che si conclude con una incredibile vittoria dei Sioux e dei loro alleati. La cavalleria del borioso colonnello George Custer, il figlio della Stella del Mattino, viene annientata, perché lui ha fretta e non aspetta che arrivi il resto del contingente. Lui vuole quella vittoria perché spera di essere eletto presidente e invece finisce nella polvere del Little Big Horn e con lui tanti ragazzi, circa 300, vittime della sua ambizione. La battaglia di Little Big Horn è la più grave sconfitta subita dall'esercito degli Stati Uniti nel suo territorio. I nativi vincono e i bianchi perdono, ma è una vittoria effimera, perché quella sconfitta fornisce la scusa per arrivare alla soluzione finale del problema indiano. Il governo approva una legge che impone ai nativi di cedere tutti i loro territori in cambio di niente. Il freddo, la fame e la disperazione obbligano praticamente tutte le tribù a cedere, a entrare nelle riserve. Solo Cavallo Pazzo non si arrende, ancora per qualche mese. Poi anche lui, nella primavera del 1877, per non fare morire di fame la sua gente, accetta la pace dei bianchi che promettono di trattarlo con rispetto. Gli Oglala nella riserva lo osannano e la cosa impensierisce i soldati che temono una rivolta e impensierisce anche Nuvola Rossa, che teme di perdere la poca autorità che gli è rimasta. E così sono alcuni Oglala che iniziano a calunniare Cavallo Pazzo, sempre solitario e riservato, tant'è vero che non accetta mai di farsi fotografare. Il 5 settembre del 1877 Cavallo Pazzo viene attirato in una sorta di trappola a Fort Robinson. Quando capisce che stanno per metterlo in prigione, prova a scappare, ma viene trapassato da un colpo di baionetta, assestato da una guardia. Muore così l'ultimo dei guerrieri Lakota, ma sopravvive il suo spirito, almeno così dicono oggi i membri del suo grande popolo Sioux. E questa è la fine della storia di Cavallo Pazzo. Però vi racconto qualche retroscena. L'idea di questo documentario che ha scritto Annalisa Lo Monaco nasce dal libro di Vittorio Zucconi, Gli spiriti non dimenticano. Zucconi chiede la collaborazione di un professore di storia Sioux e la ottiene solo dopo aver partecipato a un rito tribale che evochi lo spirito di Cavallo Pazzo. È lui che deve dare l'approvazione per il libro. Noi di Vanilla non abbiamo potuto evocare lo spirito di Cavallo Pazzo, ma ne abbiamo parlato con tanta ammirazione e rispetto. Confidiamo quindi nella sua benevolenza se ci sta guardando dal suo campo delle 1000 tende.